A differenza della Luftwaffe, la Regia Aeronautica non prestò mai grande interesse per le applicazioni militari del volo a vela. Nel 1942 la necessità di neutralizzare Malta fece ricordare anche gli alianti. Difatti, la cosiddetta Operazione C3 prevedeva anche un aviosbarco. Lo Stato Maggiore della Regia Aeronautica volle costituire un nucleo di piloti dagli antimilitari con sede a Cameri, per trasportare reparti speciali ed intervenire direttamente nelle operazioni. Quando nell'autunno del 1942, con evidente ritardo, fu bandito un concorso per 250 allievi piloti aliantisti riservato a possessori di brevetto civile C, soltanto una decina di volontari si presentò all'aeroporto di Cameri, sede del costituendo primo nucleo addestramento volo senza motore. All'epoca era possibile conseguire 3 tipi diversi di brevetto di aliantista civile, caratterizzati da crescenti abilità: gli attestati A, B e C. Così, agli inizi dell'inverno del 1942 venne messo un nuovo bando per allievi piloti aliantisti, che richiedeva il possesso del solo attestato B. Nella primavera del 1943, spostato il nucleo sull'aeroporto di Orio al Serio, gli allievi del corso denominato Aquila potevano già vantare qualche volo su alianti d'assalto DSF 230 e Gotha 242 della Luftwaffe, che aveva mezzi già ben sperimentati. Contemporaneamente la Regia Aeronautica richiese la progettazione, il collaudo e la costruzione anche di mezzi nazionali, con un ordinativo iniziale per 100 alianti, ridotti a 50 e poi ridotti ulteriormente a 20. Solo il 6 settembre del 1942 arrivò finalmente al collaudo il primo aliante italiano, la L-12P, ottimo nelle caratteristiche aeronautiche ma ordinato in soli 6 esemplari. Anche se l'annullamento dell'operazione C3 aveva segnato una battuta di arresto nel programma, si aveva comunque l'intenzione di proseguire con lo sviluppo di reparti aliantisti. L'attività del primo nucleo non fu facile, avendo a disposizione materiale eterogeneo, sia per gli alianti, di almeno 6 tipi diversi, che per i trainatori, ben 9 tipi d'apparecchio. A Cameri si cominciò ad usare qualche DSF 230, dei 10 in linea, in voli di 2-3 ore, al traino di caccia declassati come il Fiat CR-42 o il Caproni K-133. L'addestramento prevedeva atterraggi di precisione su brevi e strette strisce d'erba. Per una diatriba con i tedeschi sui prezzi praticati alla Regia Aeronautica, che arrivò ad un accomodamento solo nel giugno del 1943, gli alianti italiani non portarono mai le insegne nazionali. Dai primi del luglio dello stesso anno il nucleo si trasferì a Ponte San Pietro, da dove effettuò attività di volo forzatamente limitate. Così il 22 giugno, superando una serie di prove, 11 allievi anziani ed uno degli istruttori conseguirono gli unici brevetti militari effettivi del reparto. L'armistizio dell'8 settembre del 1943 bloccò ogni attività del nucleo, così la scuola, come tanti altri reparti speciali della Regia Aeronautica, venne definitivamente disciolta. Soltanto nell'inverno del 1944, in seno all'Aeronautica Nazionale Repubblicana, la specialità rinacque su iniziativa del capitano Adriano Mantelli. Mantelli si impegnò a ricostituire un nucleo volo senza motore alle dipendenze del primo gruppo caccia. Tuttavia, le esigenze primarie dell'aeronautica repubblicana e delle sue limitatissime forze in campo erano quelle della difesa delle metropoli del nord dai bombardamenti alleati e delle coste da ulteriori sbarchi, così l'attività d'assalto passò in secondo piano. Questo non fermò la dedizione e il coraggio di quel piccolo gruppo, che continuò ad addestrarsi al volo di distanza e di durata su alianti veleggiatori. Il 28 aprile del 1945 una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale consegnò a Mantelli l'ordine di arrendersi, emanato dal maggiore Adriano Visconti, comandante del primo gruppo caccia. Finiva così la breve storia degli aliantisti d'assalto italiani,
Uomini coraggiosi che si addestrarono con tanta dedizione e spirito di sacrificio, ma che per una serie di circostanze non riuscirono mai a mettere a frutto le loro straordinarie qualità.